Gente, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Dopo molte ricerche, dopo aver visitato centinaia di siti, sono riuscito a trovare altri mostri d'origine siciliana. Mamma mia che fatica! Mamma mia! Ma ne è valsa la pena, porca miseria! Porca miseria se ne è valsa la pena! Mi sento proprio felice e soddisfatto. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo con la seconda parte dei mostri siciliani. Questa creatura è un folletto che incarna quasi tutti i suoi cliché dei suoi simili. Esso infatti è dispettoso, molesto e in grado di comparire e scomparire a proprio piacimento proprio per dar fastidio alle persone. La sua particolarità, forse più sinistra, è il suo essere agile e alquanto vendicativo contro chiunque gli rechi fastidio o distrugga il suo habitat. Quindi se qualcuno tra quelli che mi ascolta è per caso un industriale, qualcuno che rovina l'ambiente o in generale chiunque distrugga qualche foresta, perché fate molta attenzione perché questo esserino è molto vendicativo e non esita ad uccidere le proprie vittime. Infatti le sue vendette possono comportare danni momentaneamente dovuti a piccoli incidenti, ma anche a gravi ferite, se non addirittura la morte del malcapitato. Tuttavia, Umuditu si risulta essere molto benevolo nei confronti dei bambini, tanto che solitamente si diverte a stuzzicarli nel sonno per farli sorridere. La tradizione locale vuole che questa creatura si presenti un po' con le fattezze simili a fauni o a satiri della mitologia greca. La parte superiore del corpo è umana, con il volto bellissimo e i capelli ricci, mentre la parte inferiore ha una forma di capra. Oltre a dei semplici abiti, indossa anche un mantello nero e sul suo capo un cappello rosso, oggetto molto agognato dalle persone, perché la leggenda vuole che questo sia l'unico modo per far rilevare al folletto la posizione dei propri tesori. Quindi occhio se trovate un cappello rosso. E questo lo rende molto simile a un altro folletto che si trova invece a Reggio Calabria. Questa creatura, secondo i racconti, è un frequentatore di campagne e di case abbandonate della zona di Messina. E alle falde assorbe la temuta Cariddi il negro amare. 3 fiate li rigetta e 3 nel giorno l'assorbe orribilmente. Or tu a Cariddi non t'accostar mentre il mar negro t'inghiotte, che mal sapria dalla ruina estrema Nettuno stesso di librarti. Scilla e Cariddi sono 2 mostri che appartengono allo stretto di Messina, molto legati tra di loro. Tuttavia, oggi parleremo solo di Cariddi. A Capo Peloro, la punta più estrema della Sicilia, dove si può trovare il famigerato Pilone, vortice gemello di quello presente invece in Calabria, in questa zona di raccordo e di confluenza delle correnti tirreniche dovrebbe risiedere appunto Cariddi. Cariddi un tempo era una naiade, una specie di ninfa dei mari, figlia di Poseidone e di Gea, poi punita da Zeus per la sua feroce e incontrollata voracità. La ninfa venne tramutata in un orrendo mostro marino, con una bocca piena di denti mostruosi e in grado di creare mulinelli d'acqua molto potenti, in grado di risucchiare le navi e le barche a sé. Nei miti
e nelle leggende sappiamo che gli Argonauti, guidati da Giasone alla ricerca del vello d'oro, riuscirono a evitare le terribili acque di Caridi grazie a Tesi, che, guarda caso, era una Nereide, la quale mise in guardia i navigatori dai pericoli di quelle acque. Più sventurato fu invece l'equipaggio di Udisseo, o Ulisse, che dopo essere scampato a malapena dalle fauci di Scilla, perì per colpa di Poseidone che fece affondare la nave. Ulisse, con mezzi di fortuna, riuscì a evitare Scilla e il Maelstrom di Caridi. Una leggenda ambientata a Messina narra di un bue marino che ogni sera si ritirava a dormire in una piccola grotta sulla spiaggia. Un viandante se ne accorse e lo riferì al re, il quale manifestò l'intenzione di parlare alla creatura. Venne mandato un ambasciatore e il bue rispose che, se il re voleva parlargli, doveva venire di persona. Il sovrano giunse e chiese alla bestia di dirgli su quali fondamenta poggiasse Messina. Il bue allora si inabissò nelle acque profonde e riemerse 24 ore dopo, dicendo al re che la città poggiava su 3 colonne, una spezzata, una scheggiata e una integra. Saputa la notizia, il popolo si spaventò e il sovrano chiese al bue di trovare il fondo dello stretto di Messina. La bestia volle portare con sé un pezzo di legno, che sarebbe riemerso nel caso avesse fallito l'impresa. La gente aspettò con ansia il ritorno del bue, ma dopo parecchie ore venne a galla il pezzo di legno bruciato per metà. Capirono allora che il fondo del mare era avvolto dalle fiamme e che il bue era morto bruciato. In effetti, ora che ci penso, dal punto di vista geologico non siamo tanto vicini dalla realtà. In effetti si è scoperto che sotto lo stretto di Messina c'è un'enorme zona dove c'è la risalita del magma, quindi in effetti la leggenda non è tanto lontana dalla verità. Fiamme, magma, sotto lo stretto di Messina. Oh, alla fine sti messiniesi non si sono allontanati troppo dalla verità. Vedi? Alicudi è considerata l'isola più selvaggia di tutto l'arcipelago delle Eolie. Non è frequentata dai turisti quanto Vulcano o Panarea. Si tratta di una località sperduta, praticamente priva di strade e con un pugno di abitanti. Agli inizi del Novecento la sua aura misteriosa ha raggiunto il suo picco grazie a visioni inquietanti. I contadini locali rimasero preda di una sorta di allucinazione collettiva e riferirono di aver visto delle donne volanti. Queste bizzarre signore si lanciavano dai balconi e volavano in aria, a volte trasformandosi in corvi. Non solo, si parlava anche di ombre nella nebbia, di animali magici che scomparivano in un lampo, di gnomi, diavoli e santi incontrati nei campi. Sembra che, grazie alla scienza, il mistero delle visioni sia stato risolto. La segale con cui veniva fatto il pane tra il 1902 e il 1905 era infetta da un'infezione di funghi che, se ingerita, causava effetti simili a quelli dell'LSD. Sì, insomma, gli abitanti erano strafatti di pane. Oh, che volete? Voi vi strafate di cannabis e marijuana, loro invece erano strafatti di pane. E perché? Voi non avete mai provato a farvi di pane? Comunque, nonostante le spiegazioni razionali, nella memoria delle persone rimase il mito di Alicudi come luogo fantastico. Il castello di Caccamo, in provincia di Palermo, è il più grande della Sicilia ed esiste da quasi 1000 anni. Venne eretto durante il periodo normanno,
per volontà della famiglia Chiaramonte e a quanto pare ospita uno spettro dall'aria truce. Costui in vita era il signore di Caccamo, Matteo Bonello, che fu promotore della rivolta dei baroni nel 1160. Fallita l'impresa ai danni degli Altavilla, Bonello venne imprigionato da re Guglielmo I proprio nel sotterraneo di quel castello e torturato brutalmente. Gli vennero strappati gli occhi e tagliati tutti i tendini. Morì pochi giorni dopo il suo arresto. Si mormora che di notte il suo spettro si aggiri ancora nella fortezza, trascinando i propri arti in un modo sgraziato. Le sue orbite sono vuote e pronuncia frasi cariche d'odio, probabilmente rivolte agli amici che lo tradirono, consegnandolo al sovrano. Figura femminile con i tratti di una strega e di una guaritrice. Non usava forze demoniache, ma i suoi poteri derivavano dalla conoscenza della natura e dalla familiarità con oggetti magici. Era inoltre un'ottima psicologa, che sapeva infondere nel malato la sua forza di volontà per spingerlo ad agire. Una cosa che effettivamente sarebbe molto utile per molte persone in questo periodo. A lei si rivolgevano le persone dei ceti meno abbienti, pagandola in natura. E no, non in quel senso, ma semplicemente gli veniva offerto del cibo. A volte le persone non venivano solo per una cura per qualche malanno, ma per ricevere rassicurazioni, predizioni o la rimozione di incantesimi maligni. L'investitura di una maiara avveniva tramite altre donne, che prima di Natale o dopo il solstizio d'estate la consacravano con dell'acqua, andando a mettersi sulla confluenza di 3 strade o 3 fiumi, oltre a erbe comuni e unguenti. Per combattere il malocchio recitavano delle particolari filastrocche. Vennero presi di mira dall'Inquisizione e anche nei periodi successivi rimasero socialmente emarginate. Una leggenda che coinvolge l'Etna e che affonda le proprie radici nel mito dei giganti. Si narra che in tempi antichi un gigante di nome Encelado, figlio di Gea, volesse sfidare Zeus conquistando la dimora degli dei. Per questo, insieme ai suoi 24 fratelli, iniziò a mettere una sopra l'altra tutte le montagne più alte del mondo. Zeus, infuriato, scagliò un fulmine così potente da infiammare tutto il cielo e accecare i giganti. Encelado si ritrovò sepolto nel picco roccioso da lui stesso costruito e iniziò a sputare fiamme dal petto, che poi emergevano dal cratere dell'Etna. Nel celebre vulcano quindi si nasconderebbe un gigante in trappola che ogni tanto scatena la propria ira. Una versione alternativa del mito ha per protagonista il gigante Tifeo, il quale viene descritto come un essere mostruoso, simile a un drago con 100 teste. Quest'ultimo si scontrò con Zeus ed ebbe quasi la meglio, ma Hermes e Pan, i soliti impiccioni, corsero in aiuto del padre degli dei, il quale, una volta ripreso la salute, imprigionò il colosso sotto l'isola. La triste sorte di Laura Lanza ha portato alla creazione di racconti, canzoni e sceneggiati televisivi. Figlia di un ricco proprietario terriero di nome Cesare Lanza, venne data in sposa appena sedicenne al barone Vincenzo Lagrua.
Il marito viveva in realtà a Palermo ed era occupato con la gestione dei suoi possedimenti, lasciando la giovane moglie nelle fredde stanze del castello di Carini. Laura finì per innamorarsi di Ludovico Vernagallo, proveniente dal vicino feudo di Montelepre. Il rapporto tra i due fu passionale, ma era destinato a finire nel sangue. Nel 1563 i due amanti vennero scoperti e giustiziati dal padre e dal marito, che arrivò a confessare il delitto d'onore al re di Spagna con una lettera. L'uccisione della coppia si consumò nell'ala occidentale della fortezza, ormai in rovina, e pare che su una parete della stanza sia rimasta l'impronta della mano insanguinata di Laura. Il fantasma della donna riappare di notte ogni 4 dicembre in memoria della tragedia. Gli abitanti di Carini affermano di averla vista in ricchi abiti rinascimentali, intenta a vagare per il castello o a recarsi a pregare nella cappella. La cosa interessante è che una squadra di ghost hunter locali ha svolto indagini nei paraggi, andando incontro a bruschi cali di temperatura, a improvvise folate di vento e alla voce di una donna in lacrime. La fonte Aretusa è un luogo suggestivo che si trova in territorio siracusano e fa capo a una leggenda greca. Si racconta che Alfeo, figlio di Oceano e Teti, era un giovane cacciatore dell'Arcadia, che dedicava anima e corpo alla conquista di trofei, rifiutando anche le donne più belle. Venere, disturbata dalla mancanza di amore di quel ragazzo, chiese aiuto a Cupido. Quest'ultimo apparve in sogno ad Alfeo e gli disse che a Siracusa avrebbe trovato degli uccelli rari da cacciare e una bellissima sorpresa. Sbarcato sull'isola, Alfeo vide una quaglia d'oro e le scagliò una freccia. Il volatile cadde a terra e si trasformò in una splendida ninfa, agiata in una vasca d'argento. Alla sua vista Alfeo si innamorò perdutamente. La ninfa coprì le sue nudità per la vergogna e si presentò come Aretusa, seguace della dea Artemide, alla quale aveva fatto voto di castità. Alfeo non volle allontanarsi, preferendo l'ira divina alla perdita di tale bellezza, e in effetti come non dargli torto. E Aretusa tentò di fuggire, venendo presto raggiunta. Artemide intervenne trasformando la sua ninfa in una fonte d'acqua fresca, e Alfeo, disperato, chiese al padre Oceano di diventare un fiume, in modo da potersi congiungere con la fonte. Il suo desiderio venne esaudito e i due poterono finalmente stare insieme, dando vita al luogo che oggi conosciamo. Questo essere è un mostro nel vero senso del termine. Si tratta di un ibrido tra un essere umano e un mammifero e un rettile, dalla lunghezza di circa 2 metri con il corpo ricoperto di squame verdastre. I suoi occhi sono feroci come quello di un cane rabbioso. Questa entità leggendaria è stata avvistata anche di recente in varie zone della Sicilia, inclusi boschi, paludi e località costiere. Fin dai primi anni dell'Ottocento ne sono state rinvenute delle presunte tracce sulla costa tirrenica, nell'Agrigento e nel Racusano. Il suo aspetto spaventoso lo ha reso protagonista di insulti scherzosi e modi di dire. Il suo verso non è meno inquietante e ricorda sia il grugnito di un maiale sia il verso di un asino. Questo sinistro richiamo gli servirebbe ad attirare gli altri animali, che vengono poi divorati con ferocia. Lo stomaco del Shukyu è infatti molto resistente e gli consente di digerire persino le pietre. Nonostante i frequenti incontri con l'uomo, in pochi hanno provato ad affrontare questa sorta di ciupacabra del meridione.
Pare che un cacciatore gli abbia sparato addosso l'intero caricatore del suo fucile senza procurargli alcun danno. Possiamo quindi dedurre che le scaglie delle sue pelle siano durissime. Molti contadini attribuiscono al Shugyu i furti di ortaggi e dei capi di bestiame. Una tesi confermata da un episodio avvenuto negli anni '80 a Catania, dove la creatura emerse dalle acque del mare per divorare un vitello. L'origine di questa creatura è avvolta nel mistero. C'è chi parla di extraterrestri, chi di una mutazione creata a causa dell'inquinamento dell'uomo, chi di un animale preistorico risvegliatosi ai giorni nostri. Tuttavia, le teorie più razionali dicono che si tratti di rettili troppo cresciuti o semplicemente suggestioni della mente. Tuttavia, vi voglio lasciare un piccolo proverbio sul Shugyu, che non posso dirlo perché il siciliano non lo so parlare bene. Per descrivere questo racconto dobbiamo prima di tutto parlare dei cosiddetti trovatori, cioè preziosi tesori che sarebbero sepolti in luoghi nascosti e protetti dagli spiriti. Il mito prende spunto dall'invasione dei musulmani, che spinse molti abitanti siciliani a seppellire i propri averi pur di non farseli portare via. Spesso i trovatori comprendono monete d'oro, gioielli pieni di pietre preziose, manufatti di argento. Il loro valore è tale che potrebbero rendere ricca l'intera isola. Uno di questi tesori è soprannominato l'Ubanku di Sisa e pare che si trovi in una grotta presso il feudo di Sisa a Grisi, una frazione di Monreale. Nella caverna del tesoro si trovano piccoli spiritelli che si divertono a giocare a bocce o a carte tra le montagne di gemme. Le ricchezze quindi sembrano una facile conquista, ma si dice che chiunque provi a portare via anche solo una moneta non troverà più l'uscita. L'unico modo per appropriarsi del banco è farsi aiutare da 3 persone che provengono da 3 angoli diversi dell'isola. Gli aiutanti devono chiamarsi tutti Santi Turrisi e hanno il compito di sacrificare una mucca bianca per poi mangiarne l'interiora. Solo alla fine di questo rituale macabro le ricchezze potranno vedere la luce del sole. Una leggenda narra che nel 1700 a Catania, in via Crociferi, si incontrassero amanti, criminali e cospiratori. Era un luogo poco frequentato dalla gente per bene e chi vi si aggirava faceva in modo di non essere visto. Qualcuno iniziò poi a far girare la voce che in quella via, di notte, si aggirasse un cavallo senza testa. Pare che un giovane catanese, per una scommessa con gli amici, promise di attraversare la strada nel cuore della notte, piantando un chiodo sotto l'arco del monastero di San Benedetto come testimonianza del suo passaggio. A mezzanotte il ragazzo si recò sul posto, ma per la fretta un pezzo del suo mantello rimase intrappolato nel chiodo. Sentendosi trattenuto da qualcosa, il giovane morì d'infarto. Da allora ci vollero anni prima che qualcuno rimettesse piede in via Crociferi, quando calava il sole. Si racconta che ancora oggi, a notte fonda, sia possibile udire gli zoccoli di un cavallo sull'asfalto. Pare che in tempi remoti vi fosse un giovane messinese di nome Nicola, soprannominato Cola. E no, non c'entra nulla la Coca-Cola. Era figlio di un pescatore e amava così tanto il mare che trascorreva intere giornate a nuotare. Questo comportamento fece infuriare la madre, che un giorno esclamò: «Cola, che tu possa diventare un pesce!» La frase ebbe l'effetto di una maledizione
e Nicola divenne una creatura metà uomo e metà pesce, tanto da non tornare più sulla terraferma. La sua fama crebbe tra i pescatori che percorrevano lo stretto e giunse alle orecchie di Federico II di Svevia, che volle conoscerlo a tutti i costi. Il sovrano, meravigliato da Colapesce, decise di sfidarlo e gettò in mare una coppa tempestata di diamanti. Cola si immerse per recuperarla, ma quando tornò in superficie raccontò al re di aver visto cose incredibili. La Sicilia in realtà poggiava su 3 colonne sottomarine, della quale una era scheggiata. Ma perché i messinesi si sono fissati con sta cosa delle 3 colonne? Bah. Il re le sottopose a un'altra prova, gettò in acqua un sacchetto colmo di monete d'oro, promettendogli che nel caso lo avesse recuperato avrebbe potuto sposare sua figlia. Colapesce si inabissò, ma questa volta non riemerse. Si racconta che, dato che una delle colonne stava per frantumarsi, abbia rinunciato alla gloria per sorreggerla con il suo corpo e salvare così la sua amata isola. Da secoli quindi Colapesce giace in fondo al mare, portando sulle spalle la stabilità delle terre sicule. Con questo racconto concludiamo la seconda parte dei mostri siciliani. Spero che non vi siate annoiati mentre parlavo di tutti questi mostri, ma che anzi vi siate divertiti. Il video è finito. Se lo avete trovato interessante, mettete un mi piace. Iscrivetevi al canale e seguitemi anche nelle mie pagine Facebook e Instagram. Link in descrizione.